L'era delle superstar invecchiate della Serie A è ufficialmente finita. Per oltre un decennio, il calcio italiano ha cercato disperatamente di restare competitivo spendendo cifre enormi per campioni già affermati, spesso arrivati nel momento finale della loro carriera. Contratti pesantissimi, stipendi fuori scala e operazioni costruite più per il prestigio che per la sostenibilità. Ma oggi qualcosa è cambiato. Dietro le quinte, Juventus, Milan, Inter e perfino club storicamente meno potenti stanno rivoluzionando completamente il loro modo di costruire una squadra. Il mercato dei trasferimenti non è più il centro del progetto. Il vero tesoro adesso si trova nei centri sportivi, nei campi primavera e nei dormitori delle accademie giovanili. E la domanda è inevitabile. Perché i giganti della Serie A stanno improvvisamente puntando tutto sui giovani italiani? Si tratta soltanto di una misura disperata per sopravvivere ai problemi economici del calcio moderno? Oppure l'Italia ha finalmente trovato la strada giusta per tornare ai vertici del calcio europeo? Per capire questa trasformazione bisogna partire dalla fine di un'epoca. Negli anni 2010 la Serie A viveva una specie di contraddizione continua. Da una parte c'era il desiderio di competere con Premier League, Liga e Bundesliga. Dall'altra però mancavano le entrate economiche necessarie per sostenere quella corsa. Eppure i club italiani continuarono comunque a spendere. La Juventus investì enormemente sull'operazione Cristiano Ronaldo, simbolo perfetto di quell'epoca. Il Milan cambiava continuamente proprietà e strategie, cercando scorciatoie immediate attraverso acquisti costosi. L'Inter puntava su nomi già affermati per accelerare il ritorno ai vertici. Per alcuni anni sembrava ancora possibile mantenere quel modello. Ma poi arrivò la realtà. I costi salariali esplosero. I bilanci iniziarono a diventare sempre più fragili. Le entrate televisive italiane non riuscivano più a competere con quelle inglesi. E soprattutto, il fair play finanziario della UEFA iniziò a colpire in modo molto più duro rispetto al passato. Il calcio europeo del 2026 è completamente diverso rispetto a quello di 10 anni fa. Oggi non basta più avere un proprietario ricco disposto a spendere. I club devono dimostrare sostenibilità, equilibrio finanziario e controllo dei costi. Le nuove regolamentazioni hanno ridotto drasticamente il margine di errore. E per la Serie A questo cambiamento è stato devastante, ma allo stesso tempo necessario. Perché improvvisamente i dirigenti italiani si sono resi conto di una cosa fondamentale: continuare a comprare veterani costosi non era più sostenibile. Non solo economicamente, anche sportivamente. Molti giocatori arrivavano in Italia con stipendi enormi ma con un rendimento in calo. Il valore di rivendita era praticamente nullo. E spesso, dopo 2 o 3 stagioni, i club si ritrovavano con contratti pesanti impossibili da liberare. Da qui nasce la nuova filosofia. Se non puoi competere economicamente con la Premier League sui grandi nomi internazionali, allora devi creare il talento invece di comprarlo. Ed è esattamente quello che stanno facendo i top club italiani. La rivoluzione dei giovani non nasce romantica. Nasce economica. Le nuove regole UEFA e FIGC hanno aumentato l'importanza dei giocatori cresciuti localmente nelle liste delle competizioni. Ogni club deve mantenere una quota precisa di calciatori formati nel proprio sistema o comunque nel calcio nazionale. Questo dettaglio cambia completamente la strategia di mercato. Perché un giovane cresciuto internamente non rappresenta soltanto un'opzione tecnica. Diventa un vantaggio finanziario gigantesco. Un giocatore promosso dalla primavera costa infinitamente meno rispetto a un acquisto internazionale. Lo stipendio iniziale è più basso, l'ammortamento del cartellino praticamente inesistente e il margine di crescita enorme. Ma il vero punto è un altro. Il valore di rivendita. Nel calcio moderno, i giovani talenti sono diventati asset economici prima ancora che sportivi. Un ragazzo formato internamente può essere valorizzato e rivenduto a cifre enormi, generando plusvalenze decisive per la sopravvivenza dei bilanci. Ed è qui che la Serie A ha iniziato a cambiare mentalità. Per anni i club italiani avevano inseguito giocatori già pronti. Oggi, invece, cercano di creare valore attraverso lo sviluppo. Basta guardare cosa succede nel mercato europeo. Le squadre inglesi spendono ormai cifre folli per i giovani prospetti. Un talento italiano di 20 anni con potenziale internazionale può valere decine di milioni ancora prima di diventare una stella affermata. E questo rende il settore giovanile una miniera economica. Molto più redditizia rispetto all'acquisto di un 33enne con ingaggio elevato e prospettive limitate. Per questo Juventus, Milan e Inter stanno investendo sempre di più nello scouting locale. Non è solo patriottismo calcistico. È business.
Ed è probabilmente l'unico modello sostenibile per il futuro della Serie A. Ma c'è anche un'altra ragione fondamentale dietro questa rivoluzione. Il calcio moderno è cambiato drasticamente. La Serie A del passato era famosa per il controllo tattico, i ritmi più bassi e l'esperienza dei veterani. Oggi, invece, gli allenatori chiedono intensità continua, pressing aggressivo e flessibilità totale. Ed è qui che i giovani diventano perfetti. I sistemi tattici moderni richiedono giocatori capaci di interpretare più ruoli, correre continuamente e adattarsi rapidamente durante la partita. Il concetto tradizionale di posizione fissa sta lentamente sparendo. Adesso un terzino deve saper entrare dentro al campo come un centrocampista. Un attaccante deve pressare come un difensore. Un centrocampista deve coprire 40 metri in transizione nel giro di pochi secondi. E i giovani cresciuti nei nuovi sistemi delle accademie italiane sono già educati a questo tipo di calcio. Molti veterani, invece, arrivano da percorsi tattici differenti, con abitudini consolidate difficili da modificare. Ecco perché gli allenatori moderni preferiscono sempre più spesso lavorare con profili giovani e plasmabili. La nuova generazione italiana Under 21 rappresenta perfettamente questa evoluzione. Giocatori tecnici ma atletici. Versatili. Dinamici. Abituati a cambiare posizione continuamente durante la gara. Non è un caso se molti club italiani stanno abbassando drasticamente l'età media delle loro rose. Perché il calcio del futuro richiede energia prima ancora dell'esperienza. E la Serie A ha finalmente capito di non poter più restare ancorata ai modelli del passato. Per anni il settore giovanile italiano era stato accusato di essere rimasto indietro rispetto ai grandi modelli europei. Mentre club come Barcellona, Ajax o Manchester City trasformavano le loro accademie in fabbriche di talento globale, molte strutture italiane sembravano ancora legate a metodologie obsolete. Adesso, però, la situazione è cambiata radicalmente. Negli ultimi anni, i grandi club di Serie A hanno investito enormemente nelle infrastrutture giovanili. Nuovi centri sportivi, tecnologie avanzate, analisi dei dati, preparazione atletica moderna, staff specializzati nello sviluppo individuale. La Juventus è stata tra le prime a comprendere l'importanza di creare una filiera completa tra primavera e prima squadra. Il progetto Next Gennaio ha aperto una nuova strada nel calcio italiano. L'idea delle squadre B è stata rivoluzionaria, perché il più grande problema dei giovani italiani era sempre stato il salto tra calcio giovanile e professionismo. Troppo forte, troppo improvviso. Adesso, invece, i talenti possono crescere gradualmente in contesti competitivi reali, affrontando campionati professionistici prima ancora di arrivare stabilmente in Serie A. Anche Milan e Inter stanno accelerando enormemente su questo fronte. I club non vedono più il vivaio come un reparto secondario. Lo vedono come il cuore strategico dell'intera società. E i risultati iniziano a vedersi. Le nazionali giovanili italiane sono tornate competitive. L'Italia Under 19 e Under 20 ha mostrato una qualità tecnica e una profondità di talento che mancavano da anni. Finalmente il calcio italiano sta producendo giocatori moderni, internazionali e adattabili ai ritmi europei. Ed è un cambiamento enorme, perché per molto tempo la Serie A aveva perso identità. Adesso, invece, sembra aver ritrovato una direzione chiara. Costruire internamente, sviluppare talento locale, creare valore tecnico ed economico allo stesso tempo. La cosa più interessante è che questa trasformazione potrebbe cambiare completamente la gerarchia del calcio italiano. Per decenni il potere si basava soprattutto sulla capacità di spendere. Oggi, invece, il vantaggio competitivo potrebbe appartenere ai club che sviluppano meglio i giovani. Questo significa che scouting, infrastrutture e formazione saranno sempre più importanti dei colpi mediatici sul mercato. E c'è un dettaglio ancora più importante. I tifosi stanno iniziando ad apprezzare questo modello. Perché vedere un ragazzo cresciuto nel vivaio diventare protagonista in prima squadra crea un legame emotivo molto più forte rispetto all'acquisto di una stella internazionale di passaggio. Il pubblico si identifica nei talenti locali. Li sente parte della propria identità. E questo potrebbe aiutare la Serie A a recuperare anche dal punto di vista culturale, oltre che sportivo. Il calcio italiano sta lentamente tornando a valorizzare il concetto di appartenenza. Qualcosa che negli ultimi anni sembrava essersi perso completamente. Ed è qui che il discorso diventa ancora più interessante. Perché se questo progetto continuerà davvero nel lungo periodo, l'Italia potrebbe trovarsi davanti a una nuova generazione d'oro. Per la prima volta dopo molti anni, i giovani italiani stanno ricevendo spazio reale nei grandi club. Non prestiti infiniti.
Non panchine eterne. Minuti veri. Responsabilità vere. Crescita vera. E questo potrebbe avere un impatto enorme anche sulla nazionale. La storia del calcio italiano insegna che i momenti migliori degli azzurri coincidono quasi sempre con periodi in cui i club italiani sviluppano fortemente il talento interno. È successo negli anni '80. È successo nei '90. Ed è successo anche nella generazione del 2006. Quando il campionato produce talenti, la nazionale cresce automaticamente. Ecco perché molti osservatori vedono nel ciclo verso il Mondiale 2030 una potenziale occasione storica per l'Italia. Perché questa nuova filosofia potrebbe finalmente creare una base stabile di giocatori giovani, moderni e abituati a competere ad alto livello fin dall'inizio della carriera. La verità è che la Serie A non ha scelto i giovani soltanto per convinzione tecnica. Li ha scelti per necessità. Ma spesso le grandi rivoluzioni nascono proprio nei momenti di crisi. Il calcio italiano ha capito di non poter più vincere la guerra economica contro Premier League e Club Stato. E allora ha deciso di cambiare battaglia. Invece di comprare il futuro, ha iniziato a costruirlo. Le accademie non sono più semplici settori giovanili. Sono diventate il motore finanziario, tecnico e identitario dei grandi club italiani. Ed è possibile che, tra qualche anno, guarderemo questo periodo come l'inizio della rinascita del calcio italiano. Perché forse la prossima leggenda della Serie A non arriverà da un trasferimento da 100 milioni. Forse si sta allenando proprio ora in un campo giovanile italiano. E potrebbe essere esattamente questo il futuro che riporterà l'Italia ai vertici